Una persona che ha i tratti somatici tipici del Centrafrica non rappresenta la stragrande maggioranza degli italiani. Recentemente in Toscana c'è stato il Gay Pride. Ci mandiamo questi signori a morire a fronte. Si definisce fascista. Perché non mi chiede se mi definisco appartenente dell'antica Roma? Roberto Vannacci. Fino a qualche anno fa un generale conosciuto quasi esclusivamente dentro l'esercito. Oggi è alla guida di un partito da decine di migliaia di iscritti. Ha preso oltre 500.000 di preferenze alle elezioni europee e costretto Matteo Salvini a inseguirlo. E per la prima volta una parte della destra italiana inizia a chiedersi se il problema non sia più come vincere contro il centrosinistra, ma come fermare lui. La storia di Roberto Vannacci è molto strana, molto strana, e tutto è partito da qui, da Il mondo al contrario, il suo libro. Dopo averlo pubblicato viene accusato di essere razzista, omofobo, sessista, scoppiano le polemiche. I giornali ne parlano per mesi, la politica prova a isolarlo, l'esercito lo sospende. E invece di sparire, cresce fino a trasformarsi in qualcosa che all'inizio forse non era nemmeno previsto. Un leader politico. Ma qui nasce la vera domanda. Roberto Vannacci è davvero soltanto un generale prestato alla politica? Oppure dietro la sua ascesa c'è qualcosa di più profondo? Perché il centrodestra inizia ad avere paura di lui? E soprattutto, dove vuole arrivare davvero? Per capire la storia di Vannacci dobbiamo partire dall'inizio. Ma prima cliccate sulla campanellina e iscrivetevi al canale. Roberto Vannacci nasce nel 1968 alla Spezia in Liguria, cresce a Ravenna e per oltre 30 anni trascorre gran parte della sua vita in prima linea, letteralmente. Non è un semplice generale da scrivania, ma quello che tecnicamente viene definito un incursore paracadutista del 9° Reggimento d'Assalto Paracadutisti Col Moschin, uno dei reparti più prestigiosi e selettivi delle forze speciali italiane. Nel corso della sua carriera, Roberto Vannacci ha fatto veramente di tutto. Guidato uomini in paesi come Somalia, Yemen, nei Balcani e nei teatri molto caldi post 11 settembre, come Iraq e Afghanistan. Ha comandato, per esempio, la brigata paracadutisti Folgore e ha guidato il contingente italiano in Iraq durante la guerra contro l'ISIS. Per decenni lavora in contesti in cui una sola decisione sbagliata può costare vite umane. Ed è anche questo che contribuisce a costruire l'immagine che ancora oggi molti suoi sostenitori hanno di lui, cioè quella di un uomo abituato a decidere, assumersi responsabilità e affrontare situazioni estreme. C'è però un aspetto della storia di Vannacci che spesso passa in secondo piano. Nell'immaginario di molti, come abbiamo detto, è il generale che parla in modo diretto, spesso provocatorio, senza troppi filtri. Qualcuno lo ha definito addirittura un populista che parla alla pancia del popolino. Per altri è invece l'incarnazione dell'antipoliticamente corretto. Ma la sua biografia racconta anche altro. Vannacci ha conseguito ben 3 lauree magistrali in scienze strategiche, scienze internazionali e diplomatiche e in scienze militari. E poi 2 master e parla fluentemente 5 lingue. Per decenni ha frequentato ambienti militari, come sappiamo, anche diplomatici e strategici di altissimo livello, costruendo un curriculum che, almeno sulla carta, è molto diverso da quello del classico politico italiano. Anzi, forse anche più elevato, ed è proprio questa apparente contraddizione a rendere molto interessante la sua storia. E allora viene da chiedersi: come ha fatto un ufficiale delle forze speciali con una carriera costruita nelle istituzioni a trasformarsi in uno dei personaggi più divisivi e discussi della politica italiana? La svolta arriva nell'agosto del 2023. A quel punto Vannacci è ancora un generale dell'esercito. Non ha un partito, non ha una struttura politica e non è un volto televisivo. Poi prende una decisione insolita. Come sappiamo, scrive un libro e decide di autopubblicarlo su Amazon. Il titolo è Il mondo al contrario. All'inizio sembra un libro destinato a passare quasi inosservato. Non c'è una grande casa editrice alle spalle, non c'è una campagna pubblicitaria e nessuno immagina che possa diventare un caso nazionale. Poi succede qualcosa. Il giornalista di Repubblica Matteo Pucciarelli scopre quel libro e ne pubblica alcuni passaggi. Nel giro di poche ore esplode la polemica. Vannacci critica il multiculturalismo, l'immigrazione, il movimento LGBTQIA+,
il linguaggio inclusivo e, più in generale, quella che definisce lui stesso l'ideologia del politicamente corretto, anche attaccando frontalmente personaggi famosi come l'atleta nazionale e pallavolista Paola Egon. E così andando, con teorie che si scontrano frontalmente con anni di battaglie femministe, per esempio, andando anche contro l'aborto e rivendicando un non meglio specificato diritto alla normalità, fino al fatto che le minoranze non debbano mettere in discussione la maggioranza di persone definite normali. Celebre è la frase rivolta alle persone omosessuali: cari omosessuali, normali non siete, fatevene una ragione. Ovviamente alcuni passaggi di questo libro iniziano a circolare in rete e sui giornali e Vannacci per qualche settimana diventa protagonista del dibattito pubblico e politico italiano. Per molti quelle pagine sono discriminatorie, offensive e incompatibili con il ruolo di un alto ufficiale dell'esercito. Per altri invece sono una rarissima voce fuori dal coro. Ed è qui che la storia prende una piega molto interessante, perché invece di essere ignorato, Roberto Vannacci diventa improvvisamente impossibile da ignorare. Le critiche si moltiplicano, sì, ma insieme alle critiche cresce anche il pubblico e più il libro viene contestato, più viene comprato, più viene attaccato, più viene letto. Nel giro di pochissime settimane il mondo, al contrario di Roberto Vannacci, smette di essere un libro e diventa un simbolo. A tal punto che il ministro della difesa del governo Meloni, Guido Crosetto, è costretto a intervenire. Prende pubblicamente le distanze dalle parole contenute in quel libro del generale Roberto Vannacci e avvia un'inchiesta disciplinare sul generale dell'esercito. È da qui che si mette in moto probabilmente, per la prima volta, un meccanismo che accompagnerà tutta l'ascesa politica di Roberto Vannacci. È il cosiddetto Streisand Effect. Il tentativo cioè di censurare o mettere a tacere un'idea che finisce per darle ancora più attenzione. Cioè più Vannacci viene criticato, più diventa visibile e più il libro vende, diventando letteralmente un bestseller che vende centinaia di migliaia di copie. Anche perché per una buona parte dei cittadini e delle cittadine Vannacci a quel punto diventa irrimediabilmente il simbolo della censura della libertà di espressione. L'uomo che dice tutto ciò che non si può dire. Per molti dei suoi sostenitori, infatti, è il simbolo di una libertà di espressione che ritengono sotto attacco. Teoria che chiaramente si consolida ulteriormente quando il ministro della difesa, Guido Crosetto, dispone la sospensione disciplinare di Vannacci dal servizio per 11 mesi. Il provvedimento prevede peraltro il dimezzamento dello stipendio e viene disposto, si legge sul sito, perché secondo i vertici della difesa la condotta del generale ha leso il principio di neutralità dell'esercito e compromesso il prestigio dell'istituzione. E ancora una volta il risultato è paradossale: più il caso cresce, più il libro vende. Nel giro di pochi mesi il mondo, al contrario, diventa uno dei maggiori successi editoriali dell'anno e chiude il 2023 tra i libri più venduti d'Italia. Vannacci inizia a capire che attorno a lui non si sta formando soltanto un pubblico, quantomeno un pubblico di lettori, ma si sta formando una comunità. Per questo fonda un'associazione legata al libro, costruisce una rete cioè di sostenitori e inizia a trasformare una polemica editoriale in qualcosa di molto più strutturato. Smette quindi di comportarsi come un ex generale dell'esercito o un autore e comincia a comportarsi come un vero leader politico. Il tutto poi subisce un'accelerazione. Entra in scena Matteo Salvini, leader della Lega, un partito che in quel momento è in evidente calo di consensi politici, che sta passando uno dei momenti più difficili della storia recente. Forse, e dico forse, anche perché è il partito che ha governato di più l'Italia negli ultimi 10 anni. Salvini è alla ricerca di un tema e di un volto capaci di riaccendere entusiasmo nel suo elettorato. E quindi non sceglie Vannacci. Salvini ha bisogno di Vannacci. E probabilmente è qui che la storia di Roberto Vannacci smette definitivamente, possiamo dirlo, di essere la storia di un generale. Salvini, insomma, fiuta il potenziale politico e mediatico del personaggio Vannacci e decide di candidarlo alle elezioni europee del giugno 2024. Il risultato supera ogni aspettativa. Vannacci raccoglie oltre 500.000 preferenze personali, uno dei risultati più importanti dell'intera tornata elettorale. Nel giro di pochi mesi passa dall'essere un generale sospeso dall'esercito a uno degli uomini
più influenti della Lega, diventandone vice segretario addirittura e creando spazio pian piano ai posti di vertice anche per i suoi fedelissimi. E qui iniziano i primi problemi, perché una parte della vecchia classe dirigente leghista non vede chiaramente in Vannacci una risorsa, ma una minaccia. I governatori del nord, per esempio, a partire da Luca Zaia e Massimiliano Federica, prendono più volte le distanze dalle sue posizioni. Del resto, la Lega storica di Umberto Bossi, pur avendo costruito la propria identità sulla protesta, aveva una cultura politica molto diversa da quella incarnata oggi da Roberto Vannacci, e le tensioni diventano evidenti anche simbolicamente. Ai funerali di Umberto Bossi, per esempio, Matteo Salvini viene duramente contestato da una parte della base leghista. È un episodio che racconta bene il momento che sta vivendo il partito, perché dietro la crescita di Vannacci non c'è soltanto l'ascesa di un nuovo leader, c'è anche una domanda che attraversa tutta la destra italiana. Chi rappresenta davvero oggi quell'elettorato? Del resto, la Lega, quella di Umberto Bossi, utilizzava parole, possiamo dire, decisamente diverse, per usare un eufemismo, su temi come l'antifascismo rispetto a Roberto Vannacci. Noi della Lega siamo quelli che continuano la lotta di liberazione fatta dai partigiani e traditi dalla partitocrazia. Mai coi fascisti, mai con i nipoti dei fascisti, mai! Nel frattempo, la trasformazione di Vannacci è ormai completata. Dopo essere stato eletto al Parlamento europeo con più di 500.000 preferenze e dopo essere diventato vice segretario federale del partito, lascia definitivamente il servizio attivo ed entra nella riserva dell'esercito, dopo mesi di polemiche e sospensioni. E ultima quindi la sua trasformazione da generale a politico. Ma proprio mentre la sua influenza cresce, il rapporto con Matteo Salvini inizia a cambiare. All'inizio Vannacci era stato una risorsa preziosa per la Lega di Salvini, un volto nuovo, capace di mobilitare elettori ed elettrici e attirare attenzione mediatica. Con il passare dei mesi, però, il suo consenso personale cresce così tanto da renderlo sempre meno dipendente dal partito che lo aveva portato in politica. E ovviamente la luna di miele tra lui e Matteo Salvini inizia irrimediabilmente a scricchiolare fino alla rottura definitiva. È così che a febbraio 2026 il generale compie il passo definitivo, firma a Roma l'atto costitutivo del suo nuovo partito, Futuro Nazionale. Lo seguono diversi esponenti di peso della Lega e di altri movimenti che provengono dal centrodestra e dalla destra sociale. Il programma si riassume inizialmente in un acronimo, Vitale, il cui significato è emblematico. V come virtù, intesa in senso militare, che rappresenta lo spirito di sacrificio e il senso del dovere. I come identità, cioè prima l'Italia, che vuol dire difesa dei confini e tutela del patrimonio che fa l'identità dell'Italia. T come tradizioni, cioè difesa della cultura cristiana, contro la società multiculturale ovviamente. A come amore, che vuol dire centralità della famiglia tradizionale per contrastare la denatalità e l'ideologia gender. L come libertà, che sta per libertà di espressione anche economica e contrasta quelle che definisce le ecofollie dell'Europa. E infine la E di entusiasmo, che sta per meritocrazia contro l'assistenzialismo dello Stato. Il programma di Futuro Nazionale ruota attorno a pochi concetti, ma molto identitari: nazione, sicurezza, sovranità, famiglia e controllo dell'immigrazione, ovviamente. Ed è proprio sull'immigrazione che si trova una delle proposte più discusse di Vannacci. La chiama remigrazione, un termine nato negli ambienti della destra identitaria europea e che negli ultimi anni è entrato sempre più spesso nel dibattito politico. L'idea di fondo è semplice quanto controversa: favorire il ritorno nei paesi d'origine non solo degli immigrati irregolari, ma anche di quelli stranieri regolarmente presenti che, secondo questa impostazione, non condividono valori, cultura e identità del paese che li ospita. Per i sostenitori di questa proposta si tratta di uno strumento necessario
per difendere la coesione nazionale. Per i critici, invece, è un concetto vago e pericoloso che rischia di mettere in discussione diritti fondamentali e principi soprattutto costituzionali. Ed è proprio questa dinamica che caratterizza gran parte della comunicazione politica di Vannacci, cioè proposte che per alcuni rappresentano semplice buonsenso e per altri una rottura radicale con il consenso democratico costruito negli ultimi decenni. E qui la remigrazione non è l'unico esempio. Negli anni Vannacci ha sostenuto anche altre posizioni, possiamo dirlo, scioccanti, che hanno generato ovviamente forti polemiche, come la proposta di classi separate per alcuni studenti con gravi disabilità. Posizioni che li attirano ovviamente critiche durissime, ma che allo stesso tempo contribuiscono a consolidare ancora la sua immagine di politico disposto a dire ciò che altri preferiscono evitare. Il famoso Streisand Effect di cui parlavamo prima. Sul sito del partito Futuro Nazionale si legge che il programma in realtà è ancora in definizione, ma su quello dell'associazione Il Mondo al Contrario figurano molti obiettivi dichiarati, seppur non sia mai meglio specificato la parte del come. Si parla di ritorno all'indipendenza politica, economica e culturale della nazione. Si parla poi di contrastare ovviamente l'immigrazione illegale, opporsi alle politiche della globalizzazione e infine si critica particolarmente l'Unione Europea, definita un ostacolo alla sovranità dell'Italia. Un desiderio al momento senza una vera strategia. Ma il programma non è tutto, e qui arriviamo a un altro punto, possiamo dirlo, fondamentale dell'avanzata di Roberto Vannacci, la sua comunicazione. Per capirla, immaginate che io ora vi chieda, mentre prosegue questo video, di non pensare a un elefante. Ovviamente voi adesso ci state pensando e probabilmente lo farete per tutto il tempo che resta di questo video. Bene, non è un gioco che mi sono inventato io ovviamente, ma una teoria molto importante elaborata in un saggio dallo scienziato cognitivo George Lakoff, dove si parla di potere del linguaggio nel formare la nostra percezione della realtà politica e sociale. La teoria alla base di questo saggio è che negare l'argomento di un avversario significa in realtà finire per rafforzarlo. E questa teoria è la base della comunicazione politica. Perché ve ne parlo? Non solo perché rispecchia ciò che è accaduto attorno al libro Il Mondo al Contrario e all'ascesa di Roberto Vannacci, ma anche perché spiega molto bene come ha avuto successo la sua comunicazione politica fino ad oggi, passando per esempio per questa storia. La famigerata comunicazione del PD in campagna elettorale per le elezioni europee del 2024. Un incredibile contropiede che chiede di ignorare Vannacci, ma parlando di lui e continuando a fargli pubblicità. Comunicazione che poi Roberto Vannacci fa sua e si stampa su una maglietta ripubblicando la foto sui social, che diventa ancora più virale del post di partenza del Partito Democratico. Insomma, una comunicazione che potremmo definire, quella di Vannacci, provocatoria, disintermediata, ben calcolata e spesso trollante. Questo sono io e la faccia della sinistra alle prossime elezioni. Oggi fave. Chissà quante ne troveremo a Firenze a contestare. Una comunicazione pensata per essere virale. Le sue dichiarazioni raramente occupano una posizione intermedia, se ci pensate. Sono un susseguirsi di proposte spot e dichiarazioni pubbliche che sembrano studiate per creare caos e polarizzare l'opinione pubblica. Negli anni è successo molte volte, quando per esempio definì, come abbiamo detto, la pallavolista Paola Egonu non rappresentativa dell'italianità, oppure le polemiche sul video della 10ª Mas nei video elettorali delle elezioni europee, fino ovviamente ai molteplici rifiuti pubblici di definirsi antifascista, perché, e cito, il fascismo è morto e sepolto, per poi definire contestualmente Mussolini uno statista. In altre occasioni le polemiche sono nate da interpretazioni storiche, possiamo dire, molto controverse, come quando ha sostenuto che Hitler potesse essere considerato più vicino alla sinistra che alla destra, in quanto leader di un partito nazional-socialista, una lettura che la maggior parte degli storici considera priva di ogni fondamento. Hitler ha fondato un partito che si chiamava Nazionalsocialismo, quindi è chiaro che
diciamo, il riferimento era il socialismo. Al di là delle singole affermazioni, però, il punto è un altro. Ogni polemica produce lo stesso effetto. Per giorni, televisioni, giornali e social network discutono delle sue parole. Per non parlare delle comparsate TV, spesso, se ci pensate, sotto forma di duello one-to-one con altri politici. È una dinamica che ricorda quella di altri leader populisti contemporanei. L'obiettivo non è necessariamente convincere tutti, ma fare in modo che tutto e tutti parlino di te. Ho chiesto allora a Pietro Forti, mio collega, giornalista che per Will ci racconta la politica all'interno dei palazzi del Parlamento italiano, di raccontarci qualcosa in più sul personaggio e politico Roberto Vannacci, dopo averlo seguito di persona in più occasioni. Roberto Vannacci ha presentato il suo partito in fretta e furia a febbraio del 2026 perché qualcuno ha diffuso nome e simbolo di Futuro Nazionale, confermando prima del tempo la volontà sua e di qualche altro leghista di scindersi dal partito guidato da Salvini. Ha utilizzato gli ultimi 6 mesi per una campagna acquisti in Parlamento. Infatti da 3 i potenziali deputati sono diventati 8, anche se ancora non ci sono senatori. In questi 6 mesi comunque ha consolidato alcuni messaggi chiave. Più apertura verso la Russia, no ideologia green, no ideologia gender, ma soprattutto una parola chiave, ovvero remigrazione. E non è un caso che sia l'unico alleato europeo di peso di Alternative für Deutschland, ovvero l'estrema destra tedesca, che aveva adottato questo termine già a inizio del 2024. Ma cos'è la remigrazione? Che differenza c'è con i rimpatri? Quando gliel'abbiamo chiesto, Vannacci ha risposto così. Semantica, puramente semantica, perché remigrazione, proprio dal termine stesso, vuol dire ritorno presso il paese di origine degli stranieri. Remigrazione, se migrazione vuol dire partire da un paese per andare in un altro, remigrazione vuol dire partire dal paese di destinazione per ritornare al paese di origine. In maniera volontaria o anche coatta, qualora ci siano gli estremi e le condizioni per fare una remigrazione coatta, un rimpatrio coatto. In altre occasioni ha specificato che la remigrazione è un concetto e non una proposta di legge, anche se effettivamente una proposta di legge scritta da Casa Pound, Rete dei Patrioti e altre realtà neofasciste c'è e ha raccolto oltre 100.000 firme. Lui ne fa una questione un pochino più sanguigna e quasi filosofica. Un popolo, dice lui, ha una cultura precisa e dice che, e qui cito, se noi introduciamo il concetto di società multiculturale, distruggiamo il concetto di popolo. Quindi non si tratta solo di rimpatriare chi delinque o entra in Italia illegalmente, cosa che di per sé si è rivelata piuttosto complessa. Gli ho sentito dire che la contropartita nei confronti del lavoro è il salario e non la cittadinanza. Ultimamente invece ha sottolineato che Salim El Kudri, il 31enne che si è lanciato con la macchina sulla folla a Modena, è italiano come gli attentatori del Bataclan erano francesi e gli attentatori di Barcellona erano spagnoli. Tutto questo dimenticando che il problema di queste persone non è che fossero immigrate di seconda generazione, ma che fossero militanti dell'ISIS. Invece quello di Salim El Kudri non è stato ancora riconosciuto come un attentato terroristico. Ma com'è da vicino il partito di Vannacci? Personalmente l'ho seguito in 2 occasioni e molto da vicino, la prima volta a Montecatini e la seconda volta a Roma, facendo qualche domanda sia a lui, al generale, sia ai suoi fedelissimi. Intorno a lui c'è grande entusiasmo, ma ci sono alcuni elementi da sottolineare. Primo, l'età media è piuttosto alta. All'evento di Roma c'erano dei giovani vannacciani, ma erano per lo più militanti ed erano comunque una minoranza. A Montecatini invece c'erano molti militari e famiglie di militari, oltre a vecchi neofascisti. A un certo punto ho sentito dire a una persona che ero in Casa Pound, poi in Fratelli d'Italia e ora qui. Secondo punto molto importante secondo me, Vannacci non è il trascinatore che si crede. Tiene molto bene il palco, può parlare anche per ore, ma applausi a scena aperta ce ne sono pochi. Più che comizi politici sono dissertazioni e in questo ricordano come è diventato famoso, ovvero un libro. A Montecatini poi abbiamo visto in scena alcuni vecchi trucchi. Ha attaccato il miliardario ungherese George Soros, l'ex presidente del Consiglio Renzi, l'ex ministra Emma Bonino, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini. Insomma, in questo niente di nuovo rispetto a quanto si vedeva già con Matteo Salvini una decina d'anni fa. Possiamo dirlo così. Vannacci ruba in maniera molto efficace ad altri leader di estrema destra, italiani e non. Certo comunque è che i numeri di Futuro Nazionale sono impressionanti. Non tanto quelli dei sondaggi che ormai lo danno intorno al 4-5%, lui peraltro sostiene di poter arrivare fino al 20% se gli altri politici e giornalisti continuano a parlare di lui, ma il numero impressionante secondo me è quello fornito dal partito per quanto riguarda gli iscritti. Sono 100.000.
Se davvero fossero così tanti, come dice Futuro Nazionale, il partito di Vannacci sarebbe già il terzo partito per iscritti in Italia, a pari merito proprio con la Lega e già sopra Forza Italia. E qui arriviamo al terzo elemento della crescita di Roberto Vannacci, dopo il programma e la sua comunicazione, l'organizzazione. Perché negli ultimi anni Vannacci ha costruito una vera e propria struttura. Futuro Nazionale, il nuovo partito, può contare su centinaia di comitati locali nati attorno all'associazione Il Mondo al Contrario, la stessa rete che negli anni gli ha permesso di organizzare eventi, mobilitare sostenitori e sostenitrici e raccogliere risorse economiche. Ed è forse questo il passaggio più importante, perché un conto è avere successo sui social o vendere centinaia di migliaia di libri come è stato. Un altro però è trasformare quel consenso in una macchina politica capace di durare nel tempo. E i segnali, in questo senso, sono abbastanza evidenti. Negli ultimi mesi diversi parlamentari hanno lasciato la Lega e altri partiti della destra e del governo per avvicinarsi a Futuro Nazionale, permettendo al movimento Futuro Nazionale di Roberto Vannacci di ottenere una presenza sempre più visibile anche nelle istituzioni. È un passaggio che, me ne rendo conto, può sembrare molto tecnico, ma che in politica conta tantissimo, perché significa che oggi Vannacci sta iniziando a costruire una classe dirigente. E c'è un paradosso che racconta però bene la fase che sta vivendo il movimento o partito. Pur avendo ancora pochi parlamentari, Futuro Nazionale è riuscito a ottenere una propria componente nel gruppo misto della Camera dei Deputati, grazie a una particolarità del regolamento parlamentare e appoggiandosi al simbolo di una piccola lista chiamata Free, che alle ultime elezioni si era candidata solo in Lombardia e aveva raccolto meno di 1000 voti. È un dettaglio tecnico, sì, ma politicamente importante, perché significa trasformare un consenso ancora in costruzione in una presenza concreta nelle istituzioni. Per fare tutto questo, ovviamente, un elemento essenziale, come è normale che sia in democrazia, sono i soldi. Cioè, come si finanzia il neonato partito di Vannacci? Arriviamo quindi ai numeri, perché, diciamocelo, in politica i numeri non mentono e la politica si fa con i voti, ma anche con i soldi, entrambi aspetti dove i numeri sono fondamentali. Partiamo quindi dalle risorse. I dati ufficiali sulle donazioni depositati nel 2026 rivelano uno scenario molto interessante. Nei primi 5 mesi dall'atto costitutivo, Futuro Nazionale ha incassato più di 300.000 euro da finanziatori privati. Non si tratta solo di piccole donazioni di privati cittadini, magari tramite il tesseramento, ma di sostenitori importanti, e cioè grandi imprenditori, spesso del settore edile e immobiliare, ma anche per esempio società petrolifere o legate alla logistica e al settore tessile. Basta quindi andare sulla sezione trasparenza del sito di Futuro Nazionale per scoprirlo. C'è appunto una società petrolifera che ha dato 30.000 euro, o un commerciante di carciofi romani, ma risulta anche un orologiaio influencer di Milano e un'azienda specializzata nel Superbonus 110, quello di Conte. Tra i principali finanziatori risulta poi anche la famiglia Cieri, proprietaria di una serie di imprese del settore immobiliare attive nella città di Roma, che hanno finanziato Futuro Nazionale per circa 60.000 euro. E poi ovviamente c'è l'associazione Il Mondo al Contrario, che risulta aver versato nelle casse del partito quasi 90.000 euro. E infine, ultimo tema, che racchiude ovviamente quello che abbiamo detto fino ad ora, i risultati elettorali e soprattutto degli ultimi sondaggi. Attualmente i sondaggi nazionali, quelli più recenti dei principali istituti di ricerca, fotografano una situazione in cui Futuro Nazionale è abbastanza stabile attorno, se non oltre, il 4%. Sembra poco, ma è tutto, precisamente per 2 ragioni. Il primo è che il voto è diventato molto volatile. La stessa Meloni con Fratelli d'Italia è passata dal 4 al 30% nel giro di pochi anni. E secondo, 4% in questo sistema elettorale rappresenta l'ago della bilancia, tanto è vero che con o senza Vannacci in coalizione inizia a cambiare per il centrodestra, come mostrano questi sondaggi di Radar SVG. Al momento con Vannacci la destra vince, senza banalmente perdere. In poco più di 2 anni Roberto Vannacci ha compiuto un percorso che in politica è veramente rarissimo. È partito da un libro autopubblicato su Amazon. Quel libro è diventato un caso mediatico nazionale, quel caso mediatico è diventato una comunità e quella comunità si è trasformata in un'organizzazione.
E oggi quell'organizzazione è un partito che raccoglie finanziamenti, costruisce una classe dirigente e prova a ritagliarsi uno spazio dentro la destra italiana. La domanda oggi però non è più chi sia Roberto Vannacci. La risposta ormai più o meno la conosciamo. La vera domanda è perché così tante persone si riconoscano nel suo messaggio politico così estremo. Per alcuni rappresenta una voce libera contro il conformismo politico e culturale del nostro paese, per altri invece è il sintomo di una radicalizzazione sempre più evidente della destra europea. In ogni caso, ridurre il fenomeno Vannacci a una semplice provocazione sarebbe probabilmente un vero errore, perché, diciamocelo, i movimenti politici passano, lo sappiamo, i libri passano anche, perfino le polemiche passano, ma quando un leader riesce a trasformare il malcontento di una parte del paese in consenso organizzato, allora vale la pena prestare attenzione. La vera forza di Vannacci oggi è soprattutto quella di non essere al governo, ovviamente, di poter essere cioè percepito come antisistema, a differenza di Meloni e Salvini, ma il vero test deve ancora arrivare. Le elezioni politiche del 2027, perché è lì che capiremo se Roberto Vannacci è stato soltanto un fenomeno mediatico particolarmente abile oppure l'inizio di qualcosa di molto più grande.